Eccoci qui ragazzi, parliamo del mondiale under 20 dell'Italia perché ho visto la prima partita contro il Brasile, vinta 3-2 dagli azzurrini che hanno fatto una prestazione superlativa a livello di gioco, a livello di dominio territoriale, a livello di rabbia agonistica, concentrazione. Una squadra ben messa in campo con i gol di Prati e doppietta di Casadei, ma volevo cogliere l'occasione perché stasera ci sarà la seconda partita contro la Nigeria, Italia a 3, Nigeria a 3, le altre due del girone a 0 punti, quindi una vittoria stasera spianerebbe la strada ai nostri azzurrini per il passaggio del turno. Detto questo, volevo cogliere l'occasione con questo video per fare il punto della situazione per quanto riguarda anche la nazionale maggiore, visto che ogni volta che giochiamo e perdiamo qualche partita, sì, perché i vivai non ci sono i giovani, non vengono coltivati e non vengono fatti esordire, qua, là, ci sono tante chiacchiere. Le chiacchiere stanno a zero e i fatti parlano da soli. Allora, la nazionale under 20 ha tantissimi talenti che poi giocano tutti quanti tra Serie B, chi sta in Inghilterra addirittura, e stanno dicendo tutti quanti la loro con grandissime prestazioni e annate da incorniciare. Il problema è che non ci puntiamo poi noi nelle serie maggiori, perché a 20 anni devi poter avere un posto tra le prime squadre. Se vuoi che poi l'Italia abbia dei talenti, l'Italia cresca a livello di vivaio e quant'altro. Perché non è vero che non ci sono, non è vero che non ci sono, è che l'Italia non investe sui ventenni. I ventenni vanno tutti quanti a giocare in Serie B, alcuni fortunati, perché poi per puntare su un calciatore c'è bisogno di un allenatore, parliamo di una squadra di Serie A, c'è bisogno di un allenatore che poi ci punti, ti faccia giocare per far sì che tu possa esplodere o meno. Ci sono tante, ovviamente, tante cose da analizzare da questo punto di vista. C'è bisogno dell'allenatore che punti sui giovani, c'è bisogno di una società che se ne freghi, che tu abbia 20 anni tesserato in squadra, nella squadra maggiore, via, lo fai giocare e lo fai crescere. Poi c'è anche un altro punto da analizzare. L'Italia che ha vinto contro il Brasile meritatamente per 3-2 perché il primo tempo era finito 3-0, poi il Brasile ovviamente squadra da non sottovalutare, è uscita fuori nel secondo tempo, ha cercato di eh, riacciuffare un risultato che comunque era difficile, 3 gol di svantaggio sono complicati da recuperare, però il bello del mondiale Under 20 è vedere le partite fino al 90esimo senza perdite di tempo, senza simulazioni che ti butti a terra per un colpo di striscio e perdi 20 minuti, corsa e rabbia e foga e voglia di vincere fino al 90esimo senza fare calcoli perché la gioventù ovviamente la fa da padrone, è l'età la fa da padrone e l'incoscienza anche di voler correre per tutta la partita senza tatticismi estremi. È un marchio di fabbrica delle nazionali minori e sono partite divertentissime da guardare. Io vi invito, ovviamente stasera c'è la finale di Coppa Italia, però alle 8 giocherà l'Italia Under 20 contro la Nigeria, partita che io guarderò sicuramente con un occhio all'Italia Under 20 e un occhio alla finale, scusate, di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Quindi è un mondiale che può essere l'ennesimo trampolino di lancio per tanti giovani. Poi c'è una situazione da analizzare che non mi piace, perché l'Italia è una grandissima formazione questa Under 20, con tantissimi talenti, tantissimi calciatori che possono dire la loro anche nelle squadre di Serie A, se vengono tesserati e ci si punta. Però dobbiamo dire che in questa Italia ci potevano essere Miretti, ci poteva essere Gnonto, ci poteva essere Scalvini,
non sono stati fatti partire ovviamente dai rispettivi club perché i campionati sono ancora in corso, non sono finiti. Ovviamente l'Atalanta si può giocare l'Europa, Gnonto dalla sua non è stato fatto partire, Miretti non ha avuto il lasciapassare dalla Juve ed è una situazione da analizzare. Per me sono competizioni dove questi calciatori devono dire la loro, è un trampolino di lancio per alcuni e può essere una crescita esponenziale per altri. Vedi Miretti, comunque sarebbe stata una competizione che avrebbe fatto bene sia all'Italia per alzare l'asticella qualitativa e per avere calciatori forti, perché Scalvini, Miretti e Gnonto sono calciatori forti che possono fare la differenza in un mondiale under 20 e te lo possono addirittura portare a casa. Quindi bisognerebbe rivedere queste situazioni del quando vengo chiamato io che ho 20 anni nella mia squadra di appartenenza devo avere comunque il nulla osta della società. Per me sono cose che non devono esistere. Hai 20 anni, giochi nella Juve, a me non interessa, io devo andare a fare il mondiale under 20 e parti e basta. Parti e basta, poi sono problemi della società. O si spostano le date di queste competizioni, si fanno a campionati finiti, altrimenti lo devi far partire. Ne vale la forza della nazionale, ne vale il puntare sui giovani, ne vale eh, avere calciatori pronti poi per la nazionale maggiore che hanno minutaggio in competizioni mondiali, che è un tassello importantissimo. Una cosa è che tu, Miretti per esempio, vai a giocare nella nazionale maggiore senza avere minutaggio internazionale. Sì, hai fatto un buon campionato alla Juve, stai facendo grandissime cose alla Juve, calciatore di prospettiva, però con, eh, con un mondiale under 20 nelle gambe e nella testa sicuramente offrirai prestazioni diverse e di caratura maggiore se l'hai giocato questo mondiale. Diversamente, se non l'hai giocato, ovviamente ti ritrovi sicuramente a carburare molto più lentamente ed è una crescita che avviene molto più lentamente per quanto riguarda il calciatore. Quindi ho fatto questo video perché ho visto la partita Italia-Brasile finita 3-2 e guarderò la partita di stasera. Seguirò questo mondiale under 20 perché mi è piaciuto tantissimo l'approccio che la nazionale italiana degli azzurrini ha messo nella partita scorsa contro il Brasile, lottando su qualsiasi pallone, cercando di portare il risultato a casa e infierendo sull'avversario al di là del 3-0 e del triplo vantaggio. Quindi mentalità, grazie al tecnico della nazionale del 20, inculcata come si deve e l'aspetto tecnico e la caratura dei calciatori convocati, dei ragazzi che poi sono ragazzi che fanno parte di questa nazionale, parla da sola. Vi invito a dare uno sguardo alla partita di stasera perché si scontrano le due squadre che sono a 3 punti. Quindi, se l'Italia riuscisse a fare risultato e a portare i 3 punti a casa, è in discesa il passaggio del turno e poi l'appetito viene mangiando. Vediamo poi cosa succederà nelle prossime partite. Vi auguro un buon mercoledì, ragazzi. Sempre Forza Napoli. E iscrivetevi al canale se vi va. E vediamo gli azzurrini stasera. E con l'altro occhio la finale di Coppa Italia. Ciao!